Salve gente, io sono Luca e in questo stratosferico episodio volevo rispondere a una domanda che mi viene fatta molto spesso dagli stranieri che studiano l'italiano. Questa domanda mi viene fatta sia dagli stranieri che sono a un livello avanzato, sia dagli stranieri che sono a un livello intermedio e anche dai principianti. Per molti di voi le cose che dirò in questo episodio saranno ovvie e scontate, ma spero comunque che possano essere utili per altre persone. La domanda che mi viene fatta spesso è la seguente. Luca, perché si dice ti amo e non amo te? Ecco, se conoscete la risposta probabilmente è inutile che voi guardiate questo video. Se non la conoscete, cerchiamo un attimo di capire perché si dica ti amo e non amo te. Allora, il fatto è che in italiano i pronomi personali hanno due forme per quanto riguarda il complemento oggetto. Una forma completa o piena e una forma breve. Per esempio, se prendiamo il pronome tu, ecco, avremo due forme, una forma piena che è te e una forma breve che è ti. Nel 95% dei casi viene usata la forma breve. Quindi questo equivale a dire che di solito quasi sempre viene usata la forma breve del pronome personale. Quindi la forma breve, diciamo la forma standard, la forma che viene usata quasi sempre. La cosa interessante è quel 5% di casi in cui viene usata la forma piena del pronome. Quando viene usata la forma piena, viene usata quando si vuole sottolineare il pronome. Ecco, tutto ciò è molto bello in teoria, probabilmente sono cose che avete già sentito, probabilmente le avete sentite all'inizio, quando avevate appena iniziato a studiare l'italiano. Ecco, in pratica cosa significa? Ma facciamo un esempio concreto e ritorniamo alla frase che ci interessa più da vicino. Allora, la frase è ti amo. Questa frase sicuramente la conoscete, probabilmente una delle prime frasi che avete imparato. Comunque sia, questa è la frase standard, la frase non marcata. Normalmente nel 95% dei casi si usa questa forma. Ma attenzione, la forma amo te non è che non esiste, ma che di solito non viene usata, o meglio, non viene usata in contesti standard, ma ci sono dei casi particolari in cui va usata questa forma e non la forma ti amo. Di solito nel 90% dei casi, 95% dei casi viene usata la forma ti amo, la forma standard. In determinati casi però bisogna usare la forma amo te. Cerchiamo di capire in quali casi viene usata questa forma. Allora, come ho detto all'inizio, la forma piena viene usata quando si vuole sottolineare il pronome. Quindi un esempio per illustrare questo punto potrebbe essere la frase amo te, non lei. Quindi vedete che qui viene sottolineato il pronome te. Oppure facciamo finta che un ragazzo stia litigando con la sua ragazza e lei gli dice, riferendosi a un'altra ragazza, ma tu ami anche lei? E il ragazzo risponde, no, io amo te. Perché in questo caso dice io amo te e non ti amo? Perché in questo caso vuole sottolineare il te. Quindi te e non lei, te e non le altre, e così via. Quindi da questo esempio capite in che senso la forma piena sottolinea il pronome, cioè viene usata quando proprio si vuole sottolineare, in questo caso, te e non le altre, te e non altre persone, te e non lei. Quindi nella scelta della forma piena è implicita questa cosa. E quindi se andate da una persona e le dite amo te invece che ti amo, questa persona rimane un attimo perplessa perché quel te sottolinea qualcosa del tipo e non lei, e non le altre, e non altre persone. Quindi se si vuole sottolineare questo aspetto si sceglie questa forma. Pensiamo ad esempio a una frase del tipo amo te e nessun'altra. Ecco, questo è l'esempio classico del pronome marcato e quindi del pronome pieno. Per quanto riguarda la domanda perché si dice ti amo e non amo te, io avrei potuto benissimo rispondere semplicemente perché è così, punto. Cioè, si dice così, punto. In realtà ho colto l'occasione, ho colto la palla al balzo per ripassare la differenza tra forma breve e forma piena dei pronomi personali.
Questo perché di solito queste cose vengono spiegate all'inizio, quando uno appena inizia a studiare l'italiano, e poi andando avanti una persona tende a dimenticarle, o comunque di solito non vengono fatti degli esempi concreti. Spero che questi esempi che ho fatto, queste considerazioni, vi siano state utili. Quindi ecco, per riassumere, di solito, nella stragrande maggioranza dei casi, usiamo la forma breve, che è più economica, facciamo meno fatica a pronunciare T che non te. In alcuni casi usiamo la forma piena. Diciamo che la forma piena è una forma marcata perché comunque conferisce una sfumatura particolare. Spero che gli esempi che ho fatto vi abbiano aiutato a capire che tipo di sfumatura conferisce alla frase. Anche se nella maggior parte dei casi si usa la forma breve, in determinati casi non ha senso usare la forma breve, non si può usare la forma breve, bisogna usare la forma piena. Per fare questo video non potevo non mettermi una camicia rossa perché, come ben sapete, il rosso è il colore della passione, almeno così si dice in italiano. Spero che questa camicia vi piaccia. Detto ciò, vi saluto.